Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della Vergine, può essere un momento di introspezione, un momento di riflessione e per qualcuno si può anche trattare di un momento di isolamento dove cercherete proprio lo stare con voi stessi, il silenzio anche mi viene da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, sono valide comunque per il segno lunare, solare e l'ascendente. Per chi volesse contattarmi per delle consulenze personalizzate, mi può contattare via mail, sotto nella descrizione c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonamenti, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la forza. Due di pentacoli, fante di spade, stella, cavaliere di spade, asso di spade, sette di coppe, 4 di bastoni. Qui abbiamo il 9 di bastoni, l'imperatore e 6 di denari, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. E in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, la sensazione che ho così d'apertura d'entrata è che ci sia un qualche tema per cui con questo eremita dobbiate riflettere, perché è come se aveste in questo periodo una scelta da dover effettuare e qualcuno potrebbe non avere il coraggio, non avere tutti gli elementi per scegliere, per decidere. C'è come un rifocalizzare probabilmente degli obiettivi, delle strade da poter percorrere. Andiamo a vedere la forza. Temperanza e 2 di bastoni. Andiamo a vedere il 2 di denari. Otto di pentacoli. Cavaliere di spade e 8 di coppe. Avete tanta energia al contrario per adesso. Può essere ragazzi che, perché anche il 2 di bastoni mi dice che c'è come un'indecisione, la temperanza è una carta di riequilibrio, la forza è una carta di scelta, di movimento in avanti. E qui con il 2 di bastoni posso vedere che qualcuno di voi sì è focalizzato al futuro, però c'è anche una parte magari già concreta, già stabilita, che vi tiene fermi lì dove siete. Il 2 di denari qua mi dice che siete in una fase un po' altalenante, può anche essere che abbiate due lavori part-time, per esempio, o due situazioni da dover gestire che vi tolgono tanto tempo e questo eremita sia qua proprio per dirvi fermatevi un attimo e capite quale delle due situazioni volete portare effettivamente avanti, perché vi sento un po' scarichi. Andiamo a vedere il fante di spade. 6 di spade. Io credo che, fante di bastoni, io credo che qui ci sia qualcuno che si sente responsabile
di qualcun altro o di qualche cosa e quindi ci sia come un timore nel fare la scelta sbagliata. Però in realtà quello che sento qui e con il 6 di spade è che dovete un po' allontanarvi da certe ideologie che sono quelle che vi stanno tirando giù. Cioè io credo che siate come entrati in una dinamica che vi sta piano piano esaurendo, ma esaurendo di energie intendo, non esaurendo mentalmente. Però con questo 6 di spade vi fa capire che c'è bisogno di togliersi da certe dinamiche di controllo, da certe dinamiche di saccenza, mi viene da dire, con questo cavaliere di spade al contrario, perché di solito indica una persona un po' arrogante. Quindi può essere che siate in un momento così di tensione dove si debba scegliere da che parte andare e qui ad un certo punto è come un lascio indietro le aspettative e vediamo come va, perché tutta questa parte mi sta togliendo entusiasmo. Difatti con la carta della stella sento che avete come bisogno di rifocalizzare un pochettino, andiamo a vederla. Regina di coppe e re di coppe. Ho come l'idea che ci sia questa indecisione perché o la scelta in sé o una delle due opzioni non vi convinca tanto. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Perché in un certo senso sento che dopo che rifocalizzerete l'obiettivo andrete proprio dritti verso la vostra strada. Andiamo a vedere il cavaliere. Cavaliere di coppe, 9 di spade. Io credo che qui ci sia come ve lo posso dire? Qualche tipo di relazione che per voi è molto importante, che potrebbe anche essere difficile da gestire o potrebbe essere una relazione lavorativa, cioè romantica sul lavoro anche, dove però in realtà sì, l'altra persona è presente, qualsiasi tipo di relazione sia, vi ricordo, ehm, però è come se ci fosse una connessione solo da un punto di vista, per esempio, lavorativo o del progetto che state facendo insieme. Se siete in una combricolo, in una compagnia, può essere una persona con la quale si scherza bene, con la quale c'è entusiasmo per, non lo so, la scoperta, per delle ideologie, però è come se mancasse quella componente romantica, affettiva, che completasse un po' la relazione. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché qui c'è una comunicazione secondo me. Re di bastoni. Diciamo che potrebbe esserci un approccio fisico probabilmente e carro, tipo qualche ammiccamento, qualche contatto fisico se fosse una persona che state conoscendo da poco, o potrebbe essere come una relazione che si può sviluppare da un punto di vista mentale, se per esempio fosse anche lavorativa, e fisico. Manca la componente prettamente romantica, sento, c'è il cuore. C'è un potenziale, perché qui abbiamo re e regina di coppe, però. Adesso andiamo a vedere sette di coppe. Imperatrice. Qua avete l'imperatore. Due di spade, asso di bastoni, giustizia, 9 di coppe. Ci sono proprio delle cose che non vi convincono, ragazzi, secondo me. È per quello che se potreste entrare in questa dinamica di controllo, di osservazione, anche un po' di indecisione, di insicurezza, le vediamo qua all'inizio, e come l'idea che non riusciate a vedere un potenziale.
Cioè, c'è affinità mentale, per qualcuno di voi, se è una situazione romantica, può anche esserci come un passo avanti a livello fisico, però comunque c'è come come vi posso dire, come se non riusciste a vedere un futuro con questa persona. Sento che avete bisogno di basi sicure, di basi solide, però qui non c'è azione, non c'è equilibrio. La situazione può essere stantia, è come se non crescesse con questa imperatrice al contrario. E avete un sacco di dubbi col due di spade. E tutte queste possibilità che potenzialmente potrebbero aprirsi con il 7 di coppe, in realtà su 7 e 5 sono a testa in giù. Quindi è come se ci fosse un po' di potenziale debole, ma si finisce con un 4 di bastoni. Adesso sono proprio curiosa. Perché questo può anche essere semplicemente il vostro modo di vedere le cose, perché comunque avete un 9 di spade, siete preoccupati perché qualche cosa risucceda, siete in modalità controllore, probabilmente con questa temperanza al contrario, qualcuno di voi potrebbe avere come degli strascichi da certe situazioni passate, che sono quelle che vi preoccupano con il 9 di spade, e quindi non fidarsi tanto, magari prendere questa situazione o questa relazione un po' troppo alla leggera o volutamente alla leggera agli inizi, come per non dare troppo peso, perché sento che prima avete bisogno come di osservare le dinamiche, vi dicevo, è come se aveste bisogno di sentirvi al sicuro e siete più in una fase di osservazione, di meditazione, di riflessione che non di mi butto. E questa riflessione porta a questo 7 di coppe con questa serie di carte al contrario che dicono ma che cosa effettivamente posso creare con questa persona, lavorativamente parlando, romanticamente, però andiamo a vedere il 4. 2 di pentacoli di nuovo. 6 di denari questo è. 5 di coppe, datemi una carta per il 5, 5 di pentacoli e la peppa. Allora, con il 4 di bastoni alla fine sento che potreste prendere effettivamente degli accordi con questa persona, dare come una sorta di struttura, se vogliamo, alla relazione o a questa situazione. La vostra attitudine secondo me non cambierà molto, cioè nel senso cercherete di mantenere le cose diciamo leggere, perché comunque è presente questo fante di spade, voi siete in un momento di riflessione, è come se doveste capire se questa persona può incastrarsi con voi, perché voi cercate stabilità, la vostra zona protetta, cercate come un rapporto in equilibrio con questo 6 di denari. Se fosse un lavoro, qualcuno potrebbe cercare un lavoro stabile, un lavoro tipo non freelance, ma con contratti a lungo termine. Secondo me qualche accordo si prende con questo 4 di bastoni perché è una carta che indica stabilità. Se fosse un lavoro con questo 2 di pentacoli potrebbe essere un lavoro, non lo so, per esempio qualche fine settimana al mese, però che lunga, che dura un periodo lungo un anno. Mm? Quindi è una cosa come se fosse intermittente, ma nel lungo periodo. Sapete, quello che non mi piace tanto sono queste due carte, il 5 di pentacoli e il 5 di coppe, perché sono comunque due carte di carenza, due carte di lutto, di qualche cosa di cui uno si pente, di qualche cosa di cui uno perde. Sento che l'investimento temporale, e lo sentivo anche qui con questo 8 di pentacoli al contrario, può essere importante in questo periodo. Cioè, se volete dei risultati avete bisogno di investire tempo.
in questo progetto, in questa relazione lavorativa, romantica, familiare, quello che è. Però c'è come un patto da dover fare. Io rinuncio a questo, tu rinunci a quello. Io ci metto questo, tu ci metti questo. Mm? Fatemi sapere poi come vi risuona. Allora, andiamo a vedere i vari settori. Partiamo dai disoccupati. Allora, tendenzialmente ragazzi con l'imperatore, 6 di pentacoli, il 4 di bastoni alla fine, c'è un asso qui, c'è una stella, c'è un potenziale per un nuovo inizio. La cosa però, come vi ho accennato prima, potrebbe essere come un lavoro intermittente ma nel lungo periodo. Diciamo che ci sono buone probabilità che ci siano un contratto rinnovabile, quindi magari 3 mesi più 3 mesi, un mese, più poi un qualche cosa di più lungo. La sensazione, vedendo queste carte, è che potrebbero esserci turni, che magari a voi non garbano tanto. Il discorso del tempo che vi facevo prima, no? È come se ci fosse una difficoltà a livello temporale. E soprattutto per chi ha figli si tratta di gestirsi, imparare a mettersi come delle regole, a organizzarsi meglio, mi viene da dire. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, vi sento stanchi. Vi sento stanchi, vi sento come... Allora, l'immagine che mi è arrivata è di qualcuno che va avanti per inerzia con i gomiti e io sento che qualcuno di voi deve fare un passo. Il passo potrebbe essere comunicare che volete un aumento di stipendio, volete un cambio di sezione magari, che volete nuovi accordi. Prima definite che cosa volete e poi lo comunicate. Io sento che qui qualcuno vorrebbe proprio essere trasferito. Vi dico, se per caso ve l'hanno già promesso in passato di darvi l'aumento di stipendio o l'aumento di livello o un cambio reparto, che so io, puntate un po' i piedi. Questi 15 giorni secondo me sono buoni per parlare, per far sentire le vostre ragioni. Avete anche due carte abbastanza potenti, nel senso che il re di bastoni è una di quelle persone che è pronto a intervenire, però il carro al contrario mi fa capire che sceglierete quando farlo. Cioè inizierete a fare un po' i preziosi per riuscire ad avere quello che volete nel mondo del lavoro, come questa sensazione. I nuovi accordi potrebbero per qualcuno farvi perdere certe libertà. Cioè, faccio un esempio, vuoi l'aumento del ruolo? Sì, perfetto, ti metto responsabile di X reparto, però ricordati che devi essere il primo a entrare e l'ultimo a uscire. Quindi magari il tempo si riduce, ci può essere come un pentimento, un chiedersi, avrò fatto la scelta giusta? Però secondo me poi c'è un 6 di pentacoli e un imperatore, arrivano soldi, arrivano riconoscimenti, arriva potere. Quindi secondo me sì. Per quelli che sono autonomi, bisogna un po' smuovere qualche cosa. Sento che è necessario come fare nuovi accordi, ridefinire i tempi di lavoro per qualcuno, ridefinire i luoghi di lavoro, i giorni, c'è da ridefinire qualche cosa. Ridefinire i giorni di lavoro vuol dire che la domenica faccio domenica, cioè non lavoro. Se stabilisco che lavoro solo sabato mattina, quando smetto fino alla domenica sera non ci penso neanche, perché per gli autonomi poi si entra come in un loop, non si stacca mai. Allora, devo dire che è un mese dove secondo me lavorerete parecchio. Però è anche vero che dovrete prendere voi in mano le redini del gioco, cioè vi mancano clienti, andate a cercare clienti, dovete recuperare crediti, andate dai clienti a recuperare crediti. Cioè siete voi che dovete un po' farvi venire, ve lo dico come mi è arrivato, la cazzim. Ok? Però sento che comunque c'è un recupero crediti, qualche denaro che arriva in più a fine mese, ok? Parliamo di denaro, in effetti. Allora, potrebbero arrivare dei soldi in più,
Potrebbero esserci anche delle uscite impreviste, vi dico, soprattutto se sottovalutate certe scartoffie, certe scadenze, le riparazioni, mi dicono, fate la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in questo periodo perché prevenire è meglio che curare, dicono. Ehm, Secondo me è un buon periodo a livello economico comunque, a parte quello che vi ho appena detto, però vedendo anche come termina la lettura, diciamo che secondo me il mese finisce con il conto in banca più alto di quando l'avete iniziato. Per quello che riguarda i progetti, io sento che qualcuno di voi ha un progetto con una persona specifica e per qualcuno potrebbe essere il partner, vedendo il 4 di bastoni, per qualcuno potrebbe essere il matrimonio, come se aveste in testa di magari organizzare qualcosa, per qualcuno potrebbe essere il tirar fuori l'argomento, però partiamo per gradi, andiamo dai single prima. Allora, se siete single, io sento che potreste conoscere qualcuno nella seconda metà del mese, fortemente sul posto di lavoro e fortemente un bilancia. Questo ve lo do proprio quasi per certo. Se non è segno bilancia, può avere l'ascendente in bilancia, la luna in bilancia o Venere o Marte in bilancia, ok? Però ha sicuramente un qualche ha a che fare con la o potrebbe anche avere uno stellium, quindi più 3 o più pianeti nel segno della bilancia, ok? Poi va bene, vedendo comunque anche la carta dell'eremita, vi dico che potrebbe anche essere vergine come voi, però adesso lasciando stare un attimo i segni zodiacali, ma questa cosa ce l'avevo forte. Potrebbe essere una conoscenza sul mondo del lavoro o in qualche cena di lavoro, non necessariamente un collega, ma magari nel ristorante dove fate la cena di lavoro di, che ne so, fine stagione, potrebbe esserci qualche conoscenza interessante, vi dico. E la persona non andrà troppo per il sottile, sarà abbastanza aperta e diretta nel corteggiarvi, sento. E vi dico che effettivamente, ragazzi, per qualcuno potrebbe rispecchiare, potrebbe avere molti flag sulla vostra lista del partner ideale. Sento che ha un buon potenziale questa persona. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, allora, come vi dicevo prima, c'è come un tema qui da tirar fuori, un passare alla fase successiva, per qualcuno si tratta di prendere casa insieme, piuttosto che andare a convivere, piuttosto che sposarsi. Un tema con qualche contratto c'è, perché qui abbiamo giustizia, 6 di pentacoli, imperatore, 4 di bastoni, quindi si parla di trovare accordi. Potrebbe essere un contratto per appunto un affitto, per una per un acquisto di una casa o un contratto prematrimoniale. 6 di pentacoli io lo vedo come un contratto in comune, scusate, un matrimonio in comune, per esempio, così come anche la giustizia. Però giustamente vedendo questo set di coppie uno dice, ma voi vi volete sposare l'altra persona? Cioè è come se doveste... L'obiettivo ce l'avete, ma siete in fase di controllo per vedere se questa persona effettivamente ha tutti i flag necessari. Che detta così è un po' bruttina, però rende l'idea. Ehm, per le persone che sono in una relazione clandestina, io sento che raggiungerete nuovi accordi con questa persona. Secondo me a metà di maggio non è proprio tanto lineare. Potreste chiedervi che cosa posso fare per migliorare la situazione, migliorare la relazione. E diciamo che non sento tanti passi in avanti da parte dell'altra persona, ma sarete più voi che con questo asso di spade non mi pare un ultimatum, però è più un questa è la mia posizione. Tu che posizione prendi? Perché con le cose così come sono non vedo sviluppo.
io rinuncio a qualcosa, tu rinunci a qualcosa, se ci vogliamo venire incontro, io metto qualcosa e tu metti qualcosa. 4 di bastoni. Quindi stabilità. E poi vi dico già, vi faccio uno spoiler, che se riuscirete a mantenere saldi i confini, arriva proprio un qualche cosa di strutturato, come mettere delle nuove basi. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina, non ben definita, o in silenzio, perché ho come una componente che mi dice che per qualcuno potrebbe esserci un silenzio, giustamente avete anche l'eremita qui. Nel caso siate in silenzio, sento che ci sarà una comunicazione, ragazzi. Sento che sarà da parte vostra, non sarà l'altra persona a cercarvi, sarete voi a cercare l'altra persona. Però per dire qualcosa, per dirle una verità. E vi dico che anche nel vostro caso io sento che si potrebbero riallacciare i contatti. Ecco che col 5 di coppe e il 5 di pentacoli mi viene da dire: non createvi aspettative, allontanatevi dalle aspettative passate perché probabilmente non hanno funzionato. Mancherebbe un 4 di pentacoli, sento che avete come bisogno di staccarvi. Tenete presente che quando il 5 di pentacoli è al contrario, e poi vabbè qui c'è anche un 5 di coppe che è una carta di lutto e di vittima, ma il 5 di pentacoli parla di codipendenza. Tendete a dare troppo probabilmente ed è per quello che c'è anche il 9 di bastoni qui. Delimitate i confini. Questi sono tutti argomenti che io spiego molto dettagliatamente nella sezione degli abbonati, nella playlist 3. Codipendenti hanno un codipendenti, ci sono vari livelli, adesso io parlo così, prendetelo con una mente aperta, però chi tende a essere fortemente empatico, pass o arrivare addirittura alla codipendenza o a qualche cosa di più, ha un secondo chakra super aperto e tende a dare, 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 dare. E si tratta di mettere dei confini, do fino a qui, ok? È come imparare l'amor proprio in un certo senso. Do fino a quando posso dare. Nel momento in cui io vedo che mi denutro e l'altro non mi dà, mi fermo, metto i miei confini e con questo asso di spade delimiterete proprio questi confini in questo periodo. È per quello che siete in fase eremita, è come se steste ridimensionando le zone sicure, dove vi sentite al sicuro, fin dove date, fin dove fate entrare gli altri nella vostra vita, mettete i paletti proprio, 9 di bastoni. Andiamo a vedere un koan. Chi pone la domanda è la mia anima, è il mio ego che pone la domanda, è qualcun altro, è un'aspettativa dei miei genitori. Di solito 6 di spade parla di allontanarsi dai problemi del passato e dell'infanzia. Quindi qui ci sta che possa essere l'aspettativa dei genitori, quello che vi crea il dubbio, mettiamola così, no? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Gestioni amministrative, il 15 del mese che viene, e infatti vi ho detto che c'era qualche cosa da risistemare. Il soldato di luce, giugno, quindi sarebbe tra 15 giorni, potrebbe girarsi questa temperanza, al contrario, iniziare la guarigione mettendo i paletti, proteggendo la vostra energia. Infatti l'imperatore è l'archetipo del padre, il padre protegge la famiglia. E poi abbiamo il conquistatore della guarigione, novembre. Quindi secondo me per novembre, lavorando su voi stessi, potreste effettivamente, diciamo così, correggere quei punti un po' deboli che voi andrete mano a mano vedendo in voi stessi e che creano come queste altalene, questa sensazione di carenza, questa sensazione di essere nel ruolo della vittima. Tenete presente che finché uno si sente nel ruolo della vittima è difficile che agisca come un vincitore. Voi chiedetevi sempre da che parte voglio stare? Lascio che le cose mi succedano e mi lamento oppure prendo in mano la mia vita e agisco per dare una direzione e un obiettivo alla mia vita?
Lettura fantasmagorica, amici della Vergine. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o la vostra iscrizione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Sotto, come già detto prima, trovate il link alla pagina web, il numero di telefono, insomma ci sono tante informazioni. Ma vi invito ad andare a dare un'occhiata anche nella sezione degli abbonati. Sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, perché in quella sezione io spiego praticamente decenni di formazione personale e professionale che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi per dare come un'accelerata, un aiuto al vostro percorso di crescita. I titoli dei video si vedono comunque, quindi potete dare un'occhiata. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come un percorso di crescita, come una scuola. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!